Questa volta mi trovo alla postazione numero 14 e ho scelto questa postazione perché di fronte a me trovo parecchi spot a una distanza di circa 250 metri. È una distanza abbordabile e facilmente gestibile in ogni tipo di circostanze. Mentre al centro lago, grazie all'utilizzo di un sonar diver, ho trovato una dorsale. Questa dorsale io penso che sia un punto di riferimento notevole per le carpe in diversi momenti della giornata. In questo caso mi aspetto che le carpe possano passare di notte, infatti di giorno tendo a spostarmi tutto sulla sponda opposta alla mia postazione dove trovo degli spot particolari. Dopodiché di notte prendo una o due canne che diventeranno le canne jolly da utilizzare appunto su questa dorsale. Trovo che sia una soluzione adatta per il Wide Lake, dove ormai qualche sessione me la sono fatta durante questi anni, tutte sempre concluse con il massimo divertimento e il massimo soddisfacimento. Mi trovo di fronte a carpe selvatiche, non sono carpe sottoposte a una pressione di pesca esagerata, per cui ostacoli e carpe selvagge mi obbligano a scegliere terminali molto robusti e molto efficaci, ma senza troppi fronzoli da gestire oppure da creare. Mi serviranno terminali da sostituire rapidamente nel caso in cui si possano spuntare gli ami, per cui metodi semplici ed efficaci, ami generosi del 4 e del 2 e inneschi ovviamente altrettanto generosi. Ci ha sorpreso questa partenza davvero in un momento, ma come nella pesca è giusto che sia, non c'è mai un momento giusto per la partenza, ma sono tutti giusti. La carpa si è diretta subito verso gli ostacoli, ma sono riuscito per ora a estrarla, grazie sicuramente anche alla potenza delle canne. Ora vedo di indossare il salvagente e volare sul pesce. Bellissimo, eh? Splendida specchio, mamma mia che pesce molto anziano per via della conformazione delle pinne, è facile notarlo, poi anche proprio la sua cute ne ha passate di tutti i colori, pesce davvero che mi ha dato una grandissima soddisfazione. Questa volta al Wide Lake ho scelto canne da 10 piedi Equempera SB, una canna molto potente pur essendo corta appunto da 10 piedi. Perché ho scelto una canna da 10 piedi? Appunto perché ogni azione al Wide Lake deve essere condotta dalla barca. Dalla barca abbiamo meno spazio, abbiamo circostanze molto più ristrette. Questo mi ha permesso di avere maggior maneggevolezza sia nelle fasi di combattimento che nelle fasi di calata. È una canna dura, adatta per estrarre nel vero senso della parola le carpe dagli erbai. Una
canna potente è ciò che serve qua al Dwyer Lake per avere grande riserva di potenza sia nel combattimento, ma soprattutto nelle prime fasi dove dobbiamo avere il pieno dominio del pesce. Inizialmente ero scettico riguardo alle canne da 10 piedi, perché essendo un purista preferivo canne da 12 piedi. In realtà durante la calata ho notato che una 10 piedi aumenta la maneggevolezza e soprattutto la precisione. Quando le circostanze si fanno più avverse si percepisce la reale qualità, la reale possibilità di avere una canna da 10 piedi, quindi migliorare la condizione di pesca. Seppur sembrino corte, in realtà durante il combattimento sono più divertenti, pur mantenendo una grande efficacia per quello che è la potenza della canna stessa. Quindi canne potenti e maneggevoli sono fondamentali in condizioni di questo tipo. Pesce splendido. Una full bellissima, catturata proprio in mezzo a alcuni rami qui al Wild, cosa che sono molto frequenti e diventano una grandissima sfida per il pescatore. Oltretutto poter imbracciare un pesce del genere è una soddisfazione non da poco, anzi io penso che ci siano pesci splendidi in questo lago e io sono estasiato nel tenere in mano pesci simili, anche perché carp fishing è una grandissima passione e ogni cattura ha un valore, ma quando ti trovi davanti a livree del genere è una soddisfazione esagerata. Pasturando in modo molto concentrato sugli inneschi, quindi sbarrando la strada alle carpe, ho voluto utilizzare un'esca solitamente e mediamente altamente accettata dai pesci, dalle carpe appunto, cioè l'esca Pacific Tuna di Sissy Moore, un'esca ormai che non ha bisogno di presentazioni, è molto salata e abbinando farina di krill e liquid squid extract, ossia il liquido di calamaro, diventa un'esca con una grandissima capacità attrattiva. Ora siamo all'inizio della primavera, agli albori della primavera, per cui penso che le carpe siano altamente in cerca di un elemento molto nutritivo. In questo caso, creando dei blocchi di pasturazioni, sicuramente l'attenzione delle carpe sarà catalizzata dalle mie esche. La ricetta è molto semplice, soprattutto con carpe selvatiche dobbiamo avere esche molto naturali, per cui Pacific Tuna diventa la scelta adatta. Ma come ho fatto? Sostanzialmente ho preso esche da 18 e da 24 mm in circa 50 e 50%, le ho bagnate con il liquido Pacific Tuna
e successivamente spolverate di krill meal, una farina che in acqua va a diffondersi lanciando un grandissimo segnale alimentare. Successivamente le ho ribagnate con liquid squid in modo tale da dare una tangibilità notevole, quindi anche una nota caratteriale a quello che sarà la mia pasturazione. Sto utilizzando un ecoscandaglio Deeper Pro appunto perché qui al White Lake, seppur non sia una profondità elevata, è molto importante seguire ogni tipo di dislivello del fondo, appunto per intercettare ogni rotta che potrebbero fare le carpe, anche perché è differente il giorno dalla notte e spesso i pesci cambiano le loro rotte in funzione degli orari. È facile vedere come proprio a centro lago, qui nella postazione 14, sia presente una dorsale molto dura, ben identificata dal Deeper, che va circa da centro lago fino alle isole, un posto che mi ha dato parecchi pesci in questa sessione. Amo guardare se c'è qualche carpa in giro col mio drone, davvero un giochino molto entusiasmante. Wow, bella, bellissima, bellissima. Alla seconda ci siamo. Mamma mia, che specchio! Una specchio bellissima! Pesce splendido. Saranno 30 anni che pesco, ma tutte le volte è una soddisfazione senza precedenti. Mamma mia, poi sono davvero contento, saranno foto bellissime. Mamma mia, che pesce! Incredibile, incredibile, una livrea che non mi stanco di guardare. Un pesce che sicuramente è entrato in pastura dopo un bel po' di ore di pesca. Segno inequivocabile che il Wide è un lago in cui una sola notte è davvero poco. I pesci grossi ci sono, ma serve un po' di tempo perché questi possano entrare pienamente in pastura.
Che bella. Adesso torni a casa. Mamma mia che schiena. Vai, vai che sei libera. Mamma mia, incredibile. Sostanzialmente ho utilizzato due tipi differenti di terminali, entrambi però contraddistinti dal fatto che ho esche ad assetto neutro. Le ho prodotte con il mix Pacific Tuna e poi fatte ovviamente a casa con del sughero tritato. Il terminale con doppia boilers, appunto, è un terminale ad assetto neutro molto semplice, molto semplice, dotato di circa 25 cm di trecciato, un amo del numero 2 e una doppia boilers. Il terminale invece con esca singola è dotato di amo del numero 4 e un terminale di analoga lunghezza. Sopra l'esca io ho messo un pezzettino di sughero, ovviamente una soluzione dalla poca spesa tanta resa, ossia che mi va a bilanciare in modo critico la mia esca. Produrre in casa questi pezzettini di sughero è semplicissimo, basta prendere un tappo, tagliarne un piccolo spicchio e poi farlo bollire circa 20 minuti con un pezzo di Belacan Block. Diciamo che è una soluzione che completamente costerà 5 euro, ma ha un'efficacia eccezionale, appunto perché il sughero si impregna del liquido Belacan che andiamo a creare e ci va a permettere di avere un'esca ad assetto realmente neutro. Come vi dicevo, la pasturazione molto concentrata dà i suoi frutti, soprattutto per la presenza di minutaglia che con grandi quantità di pastura lasciano ovviamente qualcosa anche alle carpe di passaggio. Stavo guardando anche il livello di carica della mia batteria Yarosel, che comunica tramite Bluetooth con il telefono. Dopo 4 giorni di pesca
questa è ancora carica. Non credevo, ma una batteria da 50 A mi ha accompagnato per circa 4 notti di pesca e tante catture. Dai che torni a casa. Il Wide Lake è un lago che sempre mi lascia qualcosa sia nel cuore che nelle emozioni. Un carp fishing molto selvatico, appunto come piace a me, in un ambiente gestito in modo inequivocabilmente eccelso. Per me il Wide Lake è un'avventura che inizia anche in momenti della mia vita un po' particolari, nel 2015, e si va poi a consacrare nel 2016 con certe pescate e anche un rapporto ultra professionale con Andrea. Per motivi di lavoro mi trovo a dover fare sessioni di massimo 4 notti, per cui io vorrei rimanere qua nel lago a pescare per settimane. In questo caso 4 notti sono state diciamo, l'elemento sufficiente per farmi concludere una sessione impagabile dove molte catture sono arrivate a guadino. Ci tengo a dire che di pesci persi non ne ho avuti, cioè sono stato molto soddisfatto e anche sicuramente fortunato. Però con un po' di attenzione è facile poter raggiungere questi obiettivi. Probabilmente il fatto che io peschi lontano dagli ostacoli probabilmente è uno degli elementi fondamentali che mi permette di portare a guadino quasi tutte le catture. Wide Lake resta nel cuore, ambiente davvero particolare, davvero selvatico, proprio come piace a me.